Lo Shure SM58 è probabilmente il microfono, insieme al suo stretto parente SM57, tra i più venduti al mondo. Stage mic per antonomasia. Quando si tratta di podcast, live streaming, voiceover, come si comporta? In cosa si differenzia dal ben più blasonato SM7B, sempre di casa Shure? Bentornati sul canale. Oggi facciamo alcune considerazioni in merito all'utilizzo di uno dei microfoni più diffusi al mondo, ovvero lo Shure SM58, e vi spiego perché ho deciso di adottarlo in molti lavori che faccio, preferendolo all'SM7B o all'SM57. Parlo di video su YouTube, voiceover, podcast, live streaming, non in ambito musicale dove è onnipresente. L'ho utilizzato e lo avrete visto in diversi miei video sul canale, anche se per YouTube preferisco di solito usare uno shotgun mic e non averlo nell'inquadratura. È un microfono diffusissimo ed infatti la Shure, per pubblicizzarlo, dice: se nella vita hai sentito qualcuno cantare o parlare dal vivo in un microfono, è molto probabile che si trattasse di uno Shure SM58. E bisogna ammettere che è proprio così. Dalle rockstar più amate, passando per i presidenti delle nazioni fino ai papi, lo abbiamo visto e continuiamo a vederlo ovunque. Una delle cose che ne fa un cavallo di battaglia della Shure è il costo. Si aggira intorno alle 120 euro al momento della realizzazione di questo video, ma si trova anche a prezzi inferiori solitamente. Prezzo analogo per l'SM57, mentre per l'SM7B dovremmo sborsare circa 390 euro, quasi 4 volte di più. SM sta per Studio Monitor ed è stato prodotto dalla Shure Incorporated sin dal 1966. È un microfono dinamico con figura polare a cardioide, per cui si usa molto vicina alla fonte sonora, ovvero alla bocca. Questo è un vantaggio nei podcast casalinghi, dove si lavora spesso in ambienti non trattati acusticamente. La tecnica del close mic aiuta a prevenire la registrazione di disturbi sonori dovuti all'ambiente in cui si registra, siano questi rumori di sottofondo o riflessioni sonore indesiderate. I microfoni direzionali a cardioide, come vediamo dal grafico, sono sensibili alla fonte sonora direttamente di fronte alla capsula e la sensibilità diminuisce man mano che ci spostiamo verso i lati e verso il retro del microfono. Vediamo la risposta del microfono off-axis, fuori dall'asse. Quindi comincio a girare il microfono. La voce naturalmente si sentirà molto meno, una leggera colorazione. Adesso sto nel punto in cui la mia voce si sentirà meno di tutte. Continuo a girare e torno in asse. Sono tornato in asse. Sono microfoni dinamici, per cui non hanno bisogno della phantom power per funzionare, ovvero di una fonte di alimentazione esterna o batteria, a differenza dei microfoni a condensatore. L'SM58 è come l'SM57, un microfono molto pulito con un rumore davvero basso, ed è qui che conta, come nei casi dei microfoni dinamici, la bontà dei preamplificatori delle schede audio o dell'audio recorder. Il microfono usa il leggendario Unidyne 3 Microphone Capsule. Mentre il 57 e il 58 usano la stessa, Shure dichiara che quella dell'SM7B è simile ma non identica. La capsula Unidyne venne originariamente introdotta nel 1939 col microfono 55, disegnato da Ben Bauer, e fu il primo microfono con una singola capsula con un diagramma polare a cardioide. Considerate che dopo più di 50 anni questo microfono rivisitato ancora esiste. Il look vintage è ricercato. Pensiamo a Jim Hetfield, il frontman dei Metallica, che usa spesso dal vivo lo Shure 55 SH Series 2, microfono dinamico cardioide con bassa impedenza con un look vintage ma con performance nella resa sonora moderne. Dopo la Unidyne 2, il passo più importante venne fatto nel 1959 con la Unidyne 3, che rispetto alle precedenti era molto più piccola e poteva quindi essere inserita in microfoni ben meno ingombranti del 55. Il supporto anti-shock pneumatico interno riduce il rumore dovuto alla manipolazione e questo è fondamentale perché è stato progettato per essere usato tenuto in mano, quindi soggetto alle vibrazioni e colpi indotti dall'essere manipolato. Rumori da maneggiamento.
Vediamo come reagisce lo shock absorption del microfono quando tocco l'asta. Ovviamente quando lo utilizziamo per i predetti scopi che ci interessano va tenuto su un microphone stand come il Rode PS1A Plus, di cui ho fatto la recensione sul canale un po' di tempo fa. Una cosa impeccabile è la costruzione del microfono, in acciaio pressofuso smaltato, con griglia in policarbonato e schermo in acciaio inossidabile, pensato per un uso intensivo, dal vivo, pensato per essere maltrattato, è davvero resistente. La sua forma si infila in una tasca, in una borsa senza problemi e la sua robustezza ne fanno davvero un'arma speciale. C'è chi se lo porta dietro da 30 anni e lo usa nei più disparati scenari audio. È dotato di una griglia sferica e un filtro antivento e antipop di forma sferica che riduce l'effetto dovuto alle esplosive, PBT. In questo si differenzia dall'SM57. Funziona? Beh, non eccezionalmente, tant'è che uso un filtro antipop montato sopra. Il filtro antipop riduce l'effetto delle esplosive al costo di una leggerissima attenuazione sulle alte frequenze. Il filtro antivibrazione dell'Essen7B funziona decisamente meglio. La griglia dell'Essen7B è fatta differentemente, è molto più allungata e questo porta ad essere con la bocca ad una distanza maggiore dalla capsula rispetto all'Essen58. Anche per questo si controllano meglio le esplosive. Come antipop ho preso l'A58WS Windscreen, piccolo e leggero dal costo irrisorio. Una cosa che differenzia l'Essen57 e l'Essen58 dall'Essen7B è il fatto che sono dotati di un trasformatore. Questo garantisce un po' di gain, innalza il segnale di uscita dal microfono, così che il segnale necessita di meno amplificazione. Il costo da pagare è una leggera colorazione. Ce ne accorgiamo analizzando la risposta in frequenza. Questa mostra un innalzamento nelle frequenze più alte, un boost superati i 2 kHz e poi un roll-off. Nel grafico dell'Essen7B notiamo come la curva sia più piatta, indice di una risposta più pulita e flat. L'Essen7B è stato presentato nel 1973, si chiamava SM e ha subito alcune piccole modificazioni nel corso del tempo, SM7A nel 1999, SM7B nel 2001. Anch'esso è un microfono direzionale con figura polare cardioide e usa una capsula microfonica assai simile. La risposta delle basse frequenze qui è aumentata anche grazie al disegno, in particolare della camera acustica maggiorata dietro l'elemento microfonico. L'Essen7B sul retro è dotato di un low-cut filter per tagliare le basse frequenze e di un presence boost per innalzare le alte. Questi servono per scolpire un po' il suono a nostro piacimento in base al tipo di voce che andiamo a registrare. Il presence boost in particolare diviene utile quando usiamo un foam cover, un filtro antipop o antivento contro le consonanti esplosive, magari molto denso e spesso come la 7WS, utile soprattutto quando si deve registrare qualcuno che non ha esperienza nell'uso del microfono. Filtro che inevitabilmente questo attenuerà le alte frequenze. Agendo sul selettore riavremo una risposta più lineare. Questo microfono è inoltre schermato contro le interferenze come onde radio e rumori generati da corrente o altro e ha il mount già installato per il collegamento ad un'asta o supporto microfonico. La cosa negativa di questo microfono è il prezzo, quasi 400 euro. Nel caso doveste fare un podcast o registrare simultaneamente più persone, serviranno più microfoni e spendere per ognuno 400 euro può far salire rapidamente la spesa a cifre considerevoli. Inoltre lo Shure Essen7B, essendo incredibilmente basso in sensitivity, è notoriamente bisognoso di preamplificazione perché altrimenti il livello col quale esce è troppo basso. E si rende così necessario l'acquisto di un'interfaccia audio o audio recorder capace di una buona preamplificazione. Parliamo di circa 65 decibel di gain o, come spesso accade, dovremo inserire tra microfono e scheda audio un preamplificatore come il Cloudlifter
CL1 Mic Activator della Cloud Microphones, che sta sulle 170 euro e fornisce 25 decibel di gain puliti e trasparenti, o il Fathead che costa molto meno e fornisce 27 decibel di gain. Entrambi vanno utilizzati con microfoni dinamici o a nastro e vanno alimentati con Phantom Power. Insomma, cose che fanno salire il prezzo di tutto l'apparato. I microfoni dinamici sono molto utilizzati per catturare l'aggressività della voce in ambito rock, con medi pronunciati e capacità di sopportare alte SPL, Sound Pressure Level. L'Essence 7B è stato utilizzato da Michael Jackson in Thriller e in ambito rock da gruppi come Metallica, Red Hot Chili Peppers, Green Day e via dicendo. Lo Shure SM57, benché considerato un microfono pensato per la registrazione di strumenti, uno fra tutti il rullante della batteria o gli strumenti a percussione in generale, altro classico è la registrazione dell'amplificatore della chitarra elettrica, si è dimostrato impeccabile e molto usato nella registrazione della voce. Sono molti i cantanti, da Madonna a David Bowie, che lo hanno utilizzato. Se lo dotiamo di un foam windshield come l'A81WS, sembra essere quasi indistinguibile dall'SM58. Fu presentato nel 1965, 4 anni prima dello sbarco sulla Luna, ed è ancora un best seller. L'SM58 presenta una griglia più grande che distanzia maggiormente la capsula dalla bocca di chi parla, e questo avviene ancora di più nell'SM7B. Distanziare la bocca, oltre a ridurre il problema delle esplosive, produce un minore effetto di prossimità, proximity effect, ovvero l'esaltazione delle frequenze basse, effetto a volte volutamente ricercato per avere una voce più bassa, calda, più radiofonica. I microfoni unidirezionali, come i tre in esame, amplificano progressivamente la frequenza di un valore compreso tra 6 e 10 decibel a livelli inferiori ai 100 Hz, quando il microfono si trova ad una distanza di circa 6 mm dalla sorgente sonora. Così parlo essendo leggermente off-axis, cioè non diretto principalmente al microfono. In questo caso invece sono diretto al microfono e quindi potrebbe anche essere più plausibile sentire le esplosive. Leviamo il foam cover. Questo è il microfono senza il foam cover. Se parlo direttamente al microfono è probabile che le P o le B presto prendi un pezzo di pizza, sei pazzo? Si sentano. Soprattutto poi se sto molto vicino al microfono. Presto, sbrigati, che sei pazzo. Se osserviamo i diagrammi di risposta dei microfoni, notiamo come il 57 sia il più chiaro, avendo un boost sulle frequenze più alte rispetto agli altri due. E se avete una voce sibilante con molte S o C, questo non è un bene. Dovrete usare un windshield che riduce l'energia emessa dalle sibilanti, oltre che dalle esplosive. La risposta in frequenza modellata e la presenza incrementata sono ottimizzate affinché lo strumento che si va a registrare, amplificatore di basso, chitarra, tromba, percussioni, possa venire fuori meglio nel mix principale. La risposta in frequenza dell'SM57 va da 40 Hz a 15 kHz, mentre l'SM58 va da 50 Hz a 15 kHz, direi molto simili, mentre l'SM7B va da 50 Hz a 20 kHz. L'SM57 è un po' un coltellino svizzero perché si presta bene ad usi molteplici con le dovute accortezze. Dal sound design alla registrazione di strumenti e voci, il ventaglio di utilizzo è davvero vasto. L'SM58 gli è simile, ma con una declinazione per la voce ed il maneggiamento. Tutti e tre i microfoni usano il connettore XLR per collegarsi all'interfaccia audio o audio recorder. Come renderli simili? Per renderli ancora più simili possiamo agire sull'equalizzazione. Ciò li renderà molto simili, ma non potranno mai essere uguali, anche se dire quale microfono sia utilizzato non è facile. Importante è posizionare il microfono ad una distanza per cui le capsule risultino alla stessa distanza dalla bocca. Posizionare il microfono quando si parla leggermente di lato e non di fronte aiuta notevolmente ad eliminare l'effetto delle esplosive. Inoltre, adottare un foam cover, così come lo ha l'Essence 7B. Per fare un'equalizzazione bisogna analizzare la risposta in frequenza. Si nota come siano simili ma non uguali.
Entrambi hanno un boost sulle alte frequenze dai 2 kHz fino ai 6 kHz e poi una caduta più accentuata per l'Sn7B e poi una risalita. In rete troverete diverse equalizzazioni per convertire l'Sn57-58 all'Sn7B. Tendenzialmente si abbassano di circa 4 decibel le frequenze intorno ai 4, 6,5 e 10,5 kHz e si innalzano di circa 2 decibel le frequenze sui 100 Hz. In rete c'è anche chi fa vedere come ha rimosso il preamplificatore per creare una sorta di SN58 ibrido, simile all'Sn7B. A mio avviso una phone cover e un po' di lavoro sull'EQ garantisce risultati migliori. In conclusione, la mia opinione è che sono 3 bei microfoni per tutte le registrazioni audio vocali. Quello che offre una risposta più lineare e pulita è l'Sn7B, con la possibilità di scolpire la risposta del microfono con i selettori di cui è dotato, un contenimento delle esplosive più efficace, lo shock absorption, la schermatura delle interferenze, il tutto però si paga il quadruplo rispetto al costo dell'Sn57 e Sn58. Questi ultimi due sono dotati di una buona protezione, garantiscono risultati assai simili all'Sn7B, a volte difficili da distinguere se si usa un minimo di equalizzazione. A mio giudizio, oltre che dal budget a disposizione, la scelta è dettata dal tipo di voce che andiamo a registrare. Se abbiamo una voce squillante, eviterei nell'ordine l'Sn57 e l'Sn58, che hanno un boost sulle alte frequenze. Questi ultimi due vanno benissimo per chi ha una voce bassa, che non sempre trovo piacevole registrata con l'Sn7B. Non ho al momento a disposizione l'Sn57 e l'Sn7B, ma conto di fare un test comparativo prossimamente. Infine un'ultima nota. Anche in questo campo, come in molti altri, ci sono le mode, alle quali ci si adegua, chi più chi meno. L'Sn7B è sicuramente un bellissimo microfono, ben realizzato e di ottima qualità, e visivamente nei vlog o YouTube è più bello da vedere rispetto all'Sn58, considerato più da cantanti o oratori sul palco. Ma è anche vero che ultimamente si è diffuso molto anche per moda. Visto nei video di molti youtuber di successo, è stato preso come microfono di riferimento senza il quale non si poteva registrare bene la voce. Beh, non è proprio così. È sicuramente migliore degli altri due, ed un attento ascolto in cuffia con registrazioni di qualità ne mettono in rilievo la qualità, ma la differenza rispetto ai due precedenti non è affatto abissale. Ed ora fate la vostra scelta. Grazie per l'apprezzamento che mi dimostrate. Dedico quando posso il poco tempo libero che ho a questa mia attività perché trovo piacevole condividere esperienze tra chi è appassionato delle stesse cose. Iscrivetevi al canale e mettete un like se il video vi è piaciuto. Ci vediamo alla prossima. Ciao!